Benvenuti su un nuovo video del canale. Questo oggi video particolare dedicato non ad un mazzo ma alla storia che lega determinate carte tra di loro, perché sì, le carte di Yu-Gi-Oh! Non sono solamente soldi, cartone e bestemmie, ma sono collegate da una storia. Osservando magari una determinata carta si notano dei personaggi ricorrenti e attraverso l'interpretazione di quelle carte si può notare, si può capire meglio la loro storia. Il viaggio che affronteremo oggi, se avrete la pazienza di ascoltarmi, andrà a collegare Santuario nel Cielo, gli Aesir fino ai Dark Lord. Fateci sapere, ovviamente, se questo tipo di video è di vostro gradimento. Potremo portarne molti altri. La storia inizia con Santuario nel Cielo, un sacro luogo abitato da potenti esseri divini. Difatti, la magia terreno supporta i mostri fata legati alla luce ed agli spiriti. Tra le tante divinità, una spicca, appunto un'autorità solenne, che noi potremmo interpretare come il dio cristiano, essere supremo che amministra i cieli e la terra. Ed essendo la carta collegata all'archetipo Nordic, non si può fare a meno di notare le somiglianze del personaggio rappresentato in questa carta ed Odino, padre degli Aesir. Ed essendo Odino l'autorità più alta della mitologia norrena, credo si tratti dello stesso, ma senza armatura, con un fantastico pigiamino da quarantena. Ma questo ovviamente è una mia teoria, che viene rafforzata però dalla carta uscita nello stesso antico Structure, Valhalla, Sala dei Caduti, elemento ricorrente anch'esso nella mitologia nordica, dove si può notare un trono che potrebbe essere quello di Odino, che tra l'altro è un mostro luce fata. In questo paradisiaco contesto non sono presenti soltanto esseri divini, ma anche potenti artefatti, un calice, una lancia, un libro ed una veste. Potenti oggetti rappresentati nelle rispettive carte, che sono ispirati a manufatti che fanno parte della storia legata alla religione cristiana e compongono l'archetipo proibito, un insieme di carte magie rapide che mostrano una donna che interagisce con essi. Qui la storia cambia, passando dalla mitologia nordica a quella greca. Infatti, la fanciulla rappresentata potrebbe essere Pandora, figura della mitologia greca, la prima donna mortale creata da Efesto su ordine di Zeus. Il suo nome infatti è composto dalle parole greche pan, tutto, e doros, doni, quindi tutti i doni, poiché alla sua nascita ogni divinità donò qualcosa a lei, ed ecco perché un noto franchise di gioielli porta il suo nome. Ed il suo mito è legato a quello del vaso che le fu donato da Zeus con ordine di non aprirlo mai, poiché al suo interno erano presenti tutti i doni degli dei, ma anche i mali del mondo: vecchiaia, malattia, dolore, tristezza, gelosia, pazzia, League of Legends e vizio. Ma la curiosa Pandora, che ovviamente non sapeva cosa contenesse il vaso, disobbedì, sprigionando nel mondo mille mali. Tentò di richiudere il vaso, ma i mali ormai si stavano abbattendo un pochino ovunque sull'umanità e soltanto la speranza però rimase intrappolata sul fondo, poiché Pandora riuscì a chiuderlo. Ritornando alle nostre carte, ognuna di quelle reliquie donava un potere immenso ed ognuna è una sacra reliquia cristiana. Abito proibito ad esempio è la Sacra Sindone. Il calice proibito potrebbe essere il Sacro Graal, coppa che secondo la leggenda genera infinita abbondanza e dona l'eterna giovinezza, usato per raccogliere il sangue di Cristo durante la sua agonia, e Pandora venne avvertita, come si può notare nella carta Avvertimento solenne, dove l'essere supremo avverte quelle che potrebbero essere le sorelle di Pandora di star lontane da quegli artefatti, del tipo non giocate più con vostra sorella. Perché non possiamo giocare più con nostra sorella? Ho letto il mio diario segreto. Affanculo, è una stronza. La lancia, conosciuta anche come lancia di Longino, dal nome del soldato proprietario, o lancia del destino, utilizzata per trafiggere sempre il povero costato di Gesù Cristo in croce, si pensa che possa donare la capacità di dominare il mondo, e molti nella storia hanno tentato di ottenerla, e tante repliche sono esposte oggi nei musei. Ed infine le scritture, che possono essere interpretate come la Bibbia o un altro testo sacro, e nell'artwork della carta si può notare Pandora che viene scoperta dall'autorità solenne, e per questa sua passione per questi artefatti ovviamente venne rimproverata. Come si può notare nella carta, rimprovero solenne, dove si notano due figure femminili ai lati del padre intente ad ascoltarlo mentre Pandora viene rimproverata e stava per essere punita, poiché il suo contatto con quei manufatti aveva corrotto la sua essenza, trasformandolo in fanciulla condannata, che permette di attivare le magie rapide dalla mano durante il turno avversario, quasi a sottolineare il legame ormai profondo con gli artefatti. Le ali che divengono nere, così come il vestito proibito
abito che indossa, hanno avviato un processo che corrompe sempre di più Pandora, che rimane comunque di attributo luce, chiedendo perdono al padre, che però decide di punirla. Infatti, con la carta colpo solenne si nota l'autorità che colpisce la fanciulla condannata, forse per salvare Pandora, poiché la corruzione era ormai in uno stadio irreversibile e stava cambiando permanentemente la fanciulla. Infatti, la trappola nega l'evocazione speciale di un mostro, come se l'autorità solenne volesse annullare la trasformazione della figlia, ma ormai era troppo tardi. La sua metamorfosi era completa, divenendo strega condannata. Il suo attributo cambia da luce in oscurità e quando viene evocata permette di aggiungere una magia rapida proibito dal deck alla mano, oltre che evocare un mostro fata dal deck tributandosi. La nuova metamorfosi ha portato anche nuovi poteri ed infatti il colpo solenne viene riflesso contro l'autorità che l'aveva scagliata, come si nota nella carta colpo della strega, ma quella che era un semplice punizione viene trasformata in giudizio grazie all'artefatto della bilancia. Il colpo infatti viene negato ed ormai la decisione è presa. Con giudizio solenne si decreta la sconfitta di Pandora, che non solo viene umiliata ma viene scacciata dal santuario nel cielo. Ovviamente questa vicenda non poté passare inosservata e gli angeli si divisero tra chi era dalla parte di Pandora e chi dalla parte del padre. Ci fu dunque una ribellione, come si nota nella carta Ribellione Signore Oscuro, dove si nota un angelo, Lucifero, che attacca l'autorità solenne. E qui una parentesi, non è certo se ciò sia accaduto prima o dopo gli avvenimenti di Pandora, potrebbe essere che Lucifero si sia voluto ribellare per ottenere quei manufatti e dunque Pandora si sia incuriosita dopo la sconfitta di Lucifero, oppure come sta continuando la nostra storia. Con Lucifero e Pandora altri angeli vennero scacciati, come si vede in Esilio dei Signori Oscuri, ognuno rappresentante un vizio capitale. Lucifero può essere tradotto come il portatore di luce, poiché veniva associato anticamente al pianeta Venere, che brilla più degli altri astri nella volta celeste, stella del mattino. Amdush o Amdusia, un generale infernale che cavalca un unicorno. Ecco perché tra i Dark Lord c'è sto cavallo, io non capivo il perché. Oppure Desire, che è il demone Mammone, o ancora Superbia, che è il peccato omonimo, e così via. Se volete comunque approfondire demoni, angeli caduti, scrivetelo nei commenti, ci faremo un video a parte. Per attestare lo status di angelo caduto, tutti i Dark Lord ad oggi sono fata, ma di attributo oscurità. L'autorità solenne ovviamente non poteva lasciare Pandora libera con gli artefatti che aveva rubato, ragion per cui chiamò a sé un angelo, come si nota nella carta Contatto Signore Oscuro, Mastema, angelo punitore, il persecutore degli ostili, che secondo la tradizione era destinato a divenire un angelo caduto. Venne per questo santificato prima di andare a caccia di Pandora e si nota nell'omonima trappola. Purtroppo però il potere di Pandora era cresciuto a dismisura ed ormai era divenuta signore oscuro condannato. Aveva imparato ad utilizzare gli artefatti e proprio come il padre con il calice aveva santificato l'angelo Mastema e lo corruppe, come si nota nella carta Goccioline proibite, dove un inerme Mastema bloccato al suolo da oscura entità sta per essere corrotto e proprio come il suo alter ego diventerà un angelo caduto, signore oscuro Nasten. Ormai il potere di Pandora era illimitato, forse pari a quello dell'autorità solenne, ed addirittura le sue sorelle, che spesso erano raffigurate a destra e a sinistra del padre, vennero corrotte, divenendo signora oscura viziata e signora oscura capricciosa. Certo che ci sono molte storie dietro le carte di Yu-Gi-Oh! Magari in futuro potremmo vedere il vaso di Pandora, chissà. Fateci sapere che ne pensate nei commenti, iscrivetevi al canale e condividete il video con qualche curiosone. Alla prossima! Ed Odino, padre di gli Aesir. Come si nota nella carta Goccioli,